Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. Ben ritrovati con la nostra rubrica mattutina Santi e Caffè. Oggi è mercoledì 22 ottobre, siamo tutti in festa perché se il 16 ottobre scorso abbiamo ricordato l'elezione a Papa del campione, del grande campione della fede Karol Wojtyła, arcivescovo cardinale di Cracovia, oggi la Chiesa ne celebra la memoria di Giovanni Paolo II. Quindi siamo tutti in festa, tutti tranne quelli che non sono cattolici. E quindi chi sono quelli non in festa? Sono i tradizionalisti che hanno sempre avuto, per 26 anni ininterrottamente questo astio che continua ancora oggi nei confronti di Giovanni Paolo II. In primis metterei, senza voler mancare di rispetto, ma con tutta la franchezza e parresia che lo Spirito Santo suscita, Monsignor Carlo Maria Viganò, che ha avuto l'ardire, vorrei sapere oggi lui come si diporta con la propria coscienza, l'ho pensato, lo penso, ha avuto l'ardire, il Papa dei tradizionalisti, quelli che ritornano a prima del Concilio Vaticano II, alla Chiesa che non esiste, ha avuto l'ardire di farsi riconsacrare vescovo dopo aver avuto l'enorme grazia di essere stato consacrato successore degli Apostoli per le imposizioni delle mani di Giovanni Paolo II. E pensate che probabilmente per quello che lui o qualcun altro ritiene un difetto di forma nel novus ritus delle consacrazioni episcopali, si è rivolto niente meno che all'ormai scomparso Monsignor Richard Williamson. Quindi passare da Giovanni Paolo II a Williamson, non so se mi spiego. Quindi i tradizionalisti, poi ne ho fatto esperienza anch'io quando li frequentavo diversi anni fa, prima di questa missione, perché avevo bisogno di una identità forte che effettivamente i tradizionalisti offrono, ma ricordo molto bene come mi guardavano con sospetto quando io difendevo anche il Novus Ordo, cioè dicevo che comunque quello che la Chiesa ci ha dato non è che ce lo possiamo mettere in tasca, a meno che non sia la Chiesa docente, dicevo allora, che non prenda posizione, come di fatto poi ha fatto Benedetto XVI con un atto magisteriale come è stato il motu proprio Summorum Pontificum, che siccome l'ha fatto come dice sempre Viganò, questa non è una ringa contro Viganò, invece è per celebrare la memoria di Giovanni Paolo II, come ha detto Monsignor Viganò e i tradizionalisti, il Papa hegeliano modernista, siccome la Summorum Pontificum l'ha fatta Benedetto XVI non andava bene. Ecco, ma stavo dicendo quindi che poi mi guardavano con sospetto se facevo alle 3 o più che alle 3 in altri orari a me più consoni, la coroncina, io la faccio ogni giorno da anni e anni, della Divina Misericordia di Santa Faustina, e ci vuoi mettere, ci sono cardinali e fondatori di seminari che ritengono che Santa Faustina, il culto polacco della Divina Misericordia, è roba eretica? Lo sapete, le sapete queste cose? Che Giovanni Paolo II è una forma dell'anticristo? Però non bisogna dirlo ufficialmente. E potrei aggiungere molte altre cose, soprattutto lo spirito di Assisi, dove hanno voluto far passare Giovanni Paolo II per un antesignano del pluralismo religioso e apostata di Bergoglio, quando in realtà Giovanni Paolo II ha radunato i capi religiosi di tutto il mondo. Si può discutere sul piano pastorale se era efficace o meno questa decisione, che per esempio il suo più stretto collaboratore Benedetto XVI non condivideva questa iniziativa, ma dal punto di vista dogmatico, rispetto al documento infame di Abu Dhabi, non c'è stata una flessione relativamente all'annuncio centrale del messaggio cristiano, e cioè che Gesù Cristo è l'unico Salvatore del mondo. Ecco, allora quindi il mondo cattolico, quello autentico, è in festa, e qui si vede che cos'è il piccolo resto, cioè noi. Mentre abbiamo i tradizionalisti, i conservatori tradizionalisti che corrono verso una Chiesa retroguardista, che ritorna prima del Concilio Vaticano II con una posizione ambigua circa il sedevacantismo, e mentre abbiamo una Chiesa soprattutto bergoglian-prevostiana avanguardista, quella del ghiaccio della Groenlandia e di Pachamama, quella della bandiera arcobaleno e del fanculo alle regole, tra queste due Chiese
queste due chiese con la C minuscola, c'è una chiesa con la C maiuscola. Deve potersi trovare la Chiesa di Cristo laddove c'è un continuum, e questo continuum lo assicuriamo noi. Incredibile dover vedere che doveva essere Don Nutella a salvaguardare quello che altrimenti si sarebbe perduto, perché ci sono figure come il cardinale, per esempio Müller, di cui oggi vi parlerò, che in qualche maniera lui sembrano assicurare una continuità, ma riconoscono Bergoglio come papa, quindi è una continuità pericolosa, falsa, problematica. E allora in questo noi saremmo molto simili a loro, però noi, mentre garantiamo la continuità, la stoppiamo, non noi, ma quello che è evidente viene stoppato tra febbraio e marzo 2013 con le dimissioni di Benedetto XVI, che non consegna il munus, e con l'elezione invalida di Jorge Mario Bergoglio, eletto dalla mafia di San Gallo. Quindi questi hanno un continuo, che poi hanno un problema da risolvere, come Müller, come ora vedremo, e cioè che non c'è un continuo in effetti. Allora lì i salti mortali, le acrobazie funamboliche per dire che invece c'è una continuità che nessuno in realtà che abbia un po' minimo un po' di intelligenza, un po' di rigore teologico riesce a individuare. Voglio dire che tra la Chiesa di Giovanni Paolo II e la Chiesa di Papa Francesco non c'è alcun continuum, ma non ce n'è proprio. E basterebbe vedere le giornate mondiali della gioventù, che forse sono uno degli apici del genio pastorale di Karol Wojtyła. Dov'è l'amore alla Madonna nella Chiesa di Bergoglio? Dov'è l'amore all'Eucaristia nella Chiesa di Bergoglio, che non si inginocchiava quando invece Wojtyła l'ha fatto fino all'ultimo Corpus Domini, dopo aver promesso che non l'avrebbe fatto, invece non ha resistito? Dov'è il magistero sano, cristallino, autentico della Chiesa di Bergoglio? Non c'è alcuna continuità. Quindi è evidente che l'eredità di Giovanni Paolo II e dell'altro testimone dell'agnello, come dice Apocalisse 11, che è Benedetto XVI, è un'eredità che pesa, respinta. Attenzione che forse si gioca poi tutto lì, perché attraverso l'accoglienza non critica ma filiale dell'eredità di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI da una parte, che si verifica il continuum della Chiesa Apostolica Romana, si verifica il continuum, perché invece i conservatori, sede vacantisti tradizionali retroguardisti, non vogliono Giovanni Paolo II, che è una forma di anticristo, il papa modernista, e non vogliono Benedetto XVI, che è il papa hegeliano, come dice Viganò. Allo stesso modo in cui invece la Chiesa bergoglian-prevostiana finge di mostrare una continuità formale, ma nei contenuti, ecco dov'è la battaglia contro di noi feroce, rabbiosa, diabolica, nei contenuti non c'è alcuna continuità tra Giovanni Paolo II e Papa Francesco, tra Benedetto XVI e Papa Leone XIV. Non c'è affatto alcuna continuità, anche solo a riguardo della faccenda del mondo LGBTQ+, basterebbe vedere che cosa dichiaravano Giovanni Paolo II e Benedetto XVI da una parte e che cosa stanno dichiarando Papa Francesco e Papa Leone dall'altra parte. Io, quando è stato eletto il Papa artificiale, ho detto quello che ho pensato. Questa è la replica di Satana. I due testimoni dell'agnello, i due controtestimoni. Prevost sta a Bergoglio come Ratzinger stava a Karol Wojtyła, a Giovanni Paolo II, e dunque oggi non lo festeggia nessuno più Giovanni Paolo II, anche se fingono quelli come bergoglian prevostiani, parroci eccetera di festeggiarlo. Ho ascoltato l'omelia tenuta ieri sera dal cardinale Comastri su invito del cardinale decano Giovanni Battista Re nella Basilica di San Pietro in onore di Giovanni Paolo II, un'omelia, c'era una persona con me che l'ascoltava, un'omelia di un'ipocrisia, che poi alla fine è questo il prezzo da pagare, un tentativo stupido, veramente stupido da parte di Comastri di collegare Giovanni Paolo II, il Papa della famiglia, a Papa Francesco. Ma dico, ma si sono bevuti la dignità, non il cervello, la dignità umana, non cristiana, umana. È come dire che invitano il leader massimo, che voglio dirvi, il leader massimo di Cuba a parlare
della memoria storica di Stalin, e questo improvvisamente il leader massimo cubano in una diciamo dichiarazione ufficiale pone una continuità e una familiarità tra che ne so io, Stalin e Charles de Gaulle o tra Stalin e Churchill. È chiaro che chi ascolta si mette a ridere. E lo stesso vale ieri sera nella Basilica di San Pietro ad ascoltare Comastri, che prova a dimostrare nel processo non benedetto da Dio di autoregolamentazione, quello di far credere che tutto è andato bene, volemo bene, non c'è problema, keep calm e vai avanti, e più provano a farlo e più sentono che non è così. E se voi andate ad ascoltarvi l'omelia del cardinale Comastri rimarrete senza parole, perché mentre dice che Giovanni Paolo II è il gigante della fede, siamo tutti con lui. Mentre dice che Giovanni Paolo II è stato il Papa della famiglia, siamo tutti con lui, che caspita c'entra questo collegamento continuo con Papa Francesco? È chiaro che gli viene chiesto, perché questi lì dentro, i massoni, quelli che comandano e si servono di figure, a questo punto mi dispiace dirlo, ma io devo parlare come lo spirito suscita, irrilevanti come Comastri, polvere cadrà sul nome della sua tomba. E se sarà ricordato come uno dei complici, perché gli chiedono l'establishment massonico vaticano ieri sera festeggiando Giovanni Paolo II, dice attenzione a non farlo passare per il Papa che Bergoglio poi non ha seguito. E allora come fa? E ci riesce però a citare Giovanni Paolo II, il Papa della famiglia, sappiamo tutti la sua attività appassionata per diciamo il magistero della famiglia, come ne parla Don Enrico il mercoledì, anche stasera ne parlerà, e citare Papa Francesco, che è il Papa che ha accolto padre James Martin come un'autorità, mentre sotto Giovanni Paolo II già allora iniziava, e soprattutto Benedetto XVI era tenuto a bada, non gli era permesso di a fare affermazioni pubbliche. Uno dei suoi primi libri in lingua inglese, ovviamente lui americano, è stato condannato, messo all'indice, come si diceva una volta. Allora che razza di continuità c'è? Quindi mentre il tradizionale sedeva, guardate che Wojtyła è la pietra di scandalo, è lui la pietra di scandalo, la Madonna lui ha scelto, l'opera, la faccenda è di Maria, è tutta questione della Madonna contro Satana. Nel mio libro Chiesa dove vai, il sottotitolo è Maria, Pietro e lo scontro finale a Roma. Il Papa del Totus Tuus è stato scelto come pietra d'inciampo, per cui i tradizionali sedevacantisti oggi lo ignorano clamorosamente, ma certo io presumo con un certo imbarazzo. Chi crede di essere Monsignor Carlo Maria Viganò quando finge che Giovanni Paolo II non c'è, proprio lui che ha avuto la grazia poi disprezzata di farsi consacrare successore degli apostoli da Giovanni Paolo II, decidendo poi di farsi nuovamente consacrare da Williamson, per loro non esiste Giovanni Paolo II. Ma nello stesso tempo c'è una inutile e ipocrita esultanza del mondo una cum bergoglian prevostiano che celebra un Giovanni Paolo II che non è esistito, laddove vogliono a tutti i costi ricucire il legame tra Papa Francesco e Papa Giovanni Paolo II, un legame che non c'è, ma non c'è sulla base, non è che noi dobbiamo fare ideologia come fanno molti, noi non facciamo ideologia. L'ha fatta ieri sera Comastri e dovrebbe vergognarsi di avere fatto quello. Noi non facciamo ideologia, non possiamo mai paragonare Bergoglio a Wojtyła e neppure Prevost a Ratzinger. È un altro modello di chiesa, è un altro paradigma, e uno potrebbe al limite anche discutere da teologo, come lo sono due volte io, se questo paradigma non è alla fine necessario per i tempi che corrono. La risposta è del tutto ovvio: no, perché non c'è più il rispetto della volontà fondativa di Cristo e l'accoglienza della tradizione apostolica. Quindi non è che è cambiato il paradigma, è cambiata l'identità della Chiesa. Non è più la Chiesa cattolica questa di Roma che celebra Giovanni Paolo II inutilmente, perché è la Chiesa di Satana, è la Chiesa dell'apostasia, è la Chiesa che rinnega la fede, è la Chiesa arcobaleno sincretista, è la Chiesa di Abu Dhabi, di Amoris Laetitia e Fiducia Supplicans, per la quale certamente mi sembra che Giovanni Paolo II, ma non voglio suggestionarvi, mentre io parlo mi dà una pacca sulle spalle e mi dice vai avanti che tu e io sappiamo che cosa devi fare. Allora, quindi oggi noi festeggiamo quelli giusti che siamo Giovanni Paolo II e la sua memoria, ovviamente nel calendario, per ovvie ragioni, del messale calendario liturgico, il messale romano tradizionale che noi seguiamo per via
non di una nostra scelta capricciosa, ma perché Papa Benedetto ce l'ha permesso, tant'è che io ho detto più volte che se mi viene chiesta la messa non usordo, ed è molto probabile che devo riprendere in mano, perché quando andrò, se Dio vorrà, dall'altra parte del pianeta, ho già promesso che di fronte all'imbarazzo di chi ancora questa messa tradizionale non la conosce, sarò disposto a celebrarla, perché per il Benedetto XVI ci ha permesso di recuperarla, altrimenti noi saremmo ancora con Novus Ordo celebrato come Dio comanda. E proprio nell'intervista che vi mostrerò del cardinale Müller, Gerhard Müller, ex prefetto della fede, salvo poi essere stato preso a calci nel sedere da Bergoglio, dove per far sedere oggi lì niente meno che Fernandez, l'impunito Fernandez, stesore niente meno che di quel documento vergognoso che si chiama Fiducia Supplicans. E il cardinale Müller dice: ma non ci deve essere questo approccio ideologico al rapporto tra messa Vetus Ordo e Nemus Ordo. Bene, perfetto, vedete che dal punto di vista dei contenuti siamo lì. Eppure noi siamo condannati. Io sono ridotto allo stato laicale, 2 volte scomunicato. È qualcosa di veramente... Speriamo che il Signore intervenga presto, anche perché ho da darvi una notizia a mio avviso shock, una notizia scioccante per tutti voi, ma credo che nel titolo l'abbiate già potuto cogliere, fra un momento ne parliamo. Ecco, allora oggi celebriamo Giovanni Paolo II, è mercoledì 22 ottobre. Perché è stata scelta, qualcuno me l'ha chiesto già stamane, la data del 22 ottobre per la festa liturgica di Giovanni Paolo II, essendo stato eletto Papa il 16 ottobre ed essendo morto, nato al cielo, il 2 aprile del 2005, perché il 22 ottobre 1978 era l'inizio ufficiale del suo ministero di Vescovo di Roma, quando tenne quella, diciamo, indimenticabile omelia, ve la ricorderete tutti: non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Molti storici, e qui chiudo con Giovanni Paolo II perché la puntata non è dedicata a lui, ma il rischio è che se la acchiappa tutta, talmente carismatico anche post mortem. Non pochi studiosi, io ho letto moltissimo su Giovanni Paolo II, la mia biblioteca è abbastanza piena di libri, salvo averne purtroppo prestati un paio, che poi non tornano mai, su Giovanni Paolo II. E sostanzialmente nell'analisi generale, diciamo sintetica, degli studi su Giovanni Paolo II, mentre era Papa per 26 anni, dal 1978 al 2005, ma anche dopo la morte, si ha una comune lettura circa quello che viene chiamato un pontificato carismatico. Ecco, sostanzialmente la chiave di lettura diciamo prioritaria circa Giovanni Paolo II. Che peccato che io avevo chiesto che la regia mandasse in onda delle immagini in doppia di Giovanni Paolo II, sono senza copyright, quindi si possono inviare. Dicevo che la chiave di lettura per molti studiosi ancora oggi di Giovanni Paolo II e del suo pontificato è quella di un pontificato carismatico. Ecco, cioè si tratta di un uomo, Karol Wojtyła, tra l'altro eletto Papa ad un'età ancora piuttosto accessibile, diciamo, ben soltanto 58 anni, il terzo pontificato più lungo dopo quello, tradizionalmente così si dice, di San Pietro e poi di Pio IX, che è stato Papa per 32 anni, e Giovanni Paolo II è stato Papa appunto per 26 anni. Ecco, carismatico, però anche Andrea Riccardi ha il merito, aveva scritto un paio di libri non di memoria ma appunto di approfondimento storico su Giovanni Paolo II, e ha tirato fuori un altro elemento non irrilevante, anzi probabilmente decisivo, del pontificato e dello stile, del carisma, della spiritualità, del messaggio, dell'identità di Karol Wojtyła, ed è quello precisamente di una, attenti bene, attitudine oblativa propria del popolo polacco. Cioè, Karol Wojtyła è appartenuto ad una generazione di polacchi che ha dovuto conoscere prima l'affronto hitleriano nazista e poi quello staliniano comunista. Quindi da quando è nato pressappoco, un po' più avanti, fino a quando non è diventato Papa, Karol Wojtyła si è mosso dentro un orizzonte di grande travaglio e ha sviluppato nella sua vita una dimensione mistica, una dimensione oblativa, una dimensione, diciamo, proprio immolativa,
che lo accompagna per tutta la vita, e si vede quando si ammala, si vede nel progetto di continuare ad andare avanti nonostante l'attentato di Piazza San Pietro, ve lo ricorderete tutti, il 13 maggio 1981, si è visto quando ha indetto l'anno giubilare del 2000 nonostante il morbo di Parkinson avanzasse, si è visto soprattutto nelle grandi battaglie che nel frattempo la società modernista ha portato avanti contro la famiglia naturale, contro il diritto alla vita, contro il diritto alla morte naturale, e sto parlando delle frontiere assolutamente oggi diciamo profanate dalla falsa chiesa, che sono l'aborto, il divorzio, l'eutanasia, il suicidio assistito e quelle cose lì. E direi soprattutto Giovanni Paolo II si è mostrato veramente capace di una posizione integerrima di fronte alla formazione dell'Unione Europea, che poi oggi presenta il conto, un'Unione Europea non dei popoli ma delle banche, un'Unione Europea non della gente ma dei poteri forti di Bruxelles. E Giovanni Paolo II ha lottato tantissimo perché venissero riconosciute le radici cristiane dell'Europa, ha avuto tanti successi, ha avuto anche molte sconfitte, caro Luetiwa. Il suo pontificato è un pontificato nel segno della croce, e infatti è lo stemma che lui ha avuto da vescovo e poi da papa, e cioè la croce, come sapete, che è sormontata, la croce, dalla M di Maria. Ecco, e vorrei concludere proprio così: il suo amore alla Madonna è quello che ha fatto la differenza. Per questo la Madonna se l'è scelto nel conclave del 78, alla morte tra l'altro di Giovanni Paolo I, in un'atmosfera tetra, buia, angosciosa, che Roma viveva. Nello spazio di 2 mesi sono morti 2 papi, Paolo VI e Giovanni Paolo I, il papa del totus tuus, Giovanni Paolo II. Invito i confratelli che ancora non avessero fatto a celebrare la messa. Anche attraverso il Vetus Ordo si può fare dal comune dei pontefici confessori la messa appunto di Giovanni Paolo II, il Papa del totus tuus, che preghiamo perché dal cielo ci assista, accompagni il cammino del piccolo Resto e ci sostenga nella battaglia della fede. Dunque oggi tra l'altro è mercoledì, quindi questa sera c'è la catechesi proprio a Fagiolo, cade di Don Enrico, il Magistero sulla famiglia, alle ore 21 sul canale YouTube di Radio Domina Nostra. Condividete. Ieri sera io ho tenuto la catechesi sul Vangelo di Giovanni, la guarigione del figlio del funzionario regio al capitolo 4, si intitola Va tuo figlio vive, la 7ª sezione. Potete, se avete voglia e non l'aveste potuto ascoltare ieri sera, avete la possibilità di seguirla. Fra Celestino e io siamo tutta la settimana, che sta correndo via rapidamente, a Trebaseleghe, al piccolo Tabor di Cristo Re. Ieri sera in palestra per fare allenamento spirituale c'erano circa 70 persone, un numero significativo. Il lunedì è sempre un giorno di magra, ma ieri è venuta gente. Ecco, invito allora i fedeli oggi a venire per onorare la memoria di Giovanni Paolo II. E anche per esprimere, come ora vi dirò, solidarietà fra Celestino, ma ci arriviamo. E quindi tutta la settimana siamo a Trebaseleghe. Anche oggi, come tutti i giorni fino a sabato, ci sarà il rosario alle 16:30, la messa e l'adorazione eucaristica con la coroncina, la fiamma d'amore del cuore immacolato di Maria. Vi ricordo poi i prossimi appuntamenti, perché ci avviciniamo al Ponte dei Morti e quindi è importante che prendiate nota dei nostri prossimi appuntamenti. Intanto domenica prossima, 26 ottobre, è la solennità di Cristo Re dell'Universo. Allora ci saranno 2 sante messe solenni, anche quella con l'atto solenne di riparazione al Sacro Cuore Gesù previsto in questa festa, e le litanie a Cristo Re. Alle ore 10 del mattino la messa da me celebrata, e alle ore 17 fra Celestino al piccolo Tabor di Cristo Re. E poi lunedì ci spostiamo, lunedì prossimo fino a venerdì in Piemonte. Da lunedì a giovedì saremo ogni pomeriggio a Casa Betania a Savigliano, in provincia di Cuneo, e poi ecco gli altri appuntamenti rapidissimi. Venerdì vigilia di Tutti i Santi, 31 ottobre, saremo a Torino al Blue Hotel, via Torino 154, alle ore 16:30.
per la preghiera del Rosario, la Santa Messa da me celebrata nella vigilia di tutti i santi, dunque è un'occasione anche per fare dire la messa per i nostri cari defunti. E poi i 2 giorni importanti, 3 a dire il vero, sabato 1° novembre, sabato prossimo, l'altro ancora, ovviamente tutti i santi, saremo a Bergamo alle ore 10 e a Trebaseleghe alle ore 17. Domenica 2 novembre è domenica, ma non è la commemorazione per i defunti, le messe al Piccolo Tabor alle ore 10 e alle ore 17 e poi lunedì 3 novembre nella commemorazione di tutti i fedeli defunti ancora nuovamente 2 messe alle ore 10 e alle ore 17 al Piccolo Tabor. Andiamo adesso invece al tema di oggi che in qualche modo ho già introdotto. Ecco, prego la regia di mettere il titolo, eccolo lì, il diritto canonico va scritto maiuscolo, diritto canonico va scritto maiuscolo, perché mi riferisco, lo spiego, al codice, contro Fra Celestino e i 1000 volti della falsa chiesa. Dunque, ieri sera, mentre avevamo appena terminato la messa, una delle mie collaboratrici mi ha raggiunto per darmi notizia di una comunicazione relativa al processo canonico a carico del reverendo sacerdote Pietro Follador Fra Celestino. È il protocollo numero 1182/2025 all'aspettabile attenzione del reverendo sacerdote Pietro Follador Fra Celestino. C'è scritto: buongiorno, all'indirizzo postale dell'associazione Piccola Nazareth, via Angelo Morello, le è stata inviata una raccomandata da parte di questa cancelleria della curia della diocesi di Patti. Fra Celestino è francescano, ma amministrativamente ha risieduto nel territorio diocesano di Patti, quindi è il vescovo di Patti che ha questo infame compito di togliere, se ci riesce, non lo so, questo lascio fare a Dio, il saio a Fra Celestino, che risulta ancora in giacenza presso l'ufficio postale di Carini. Reverendo Fra Celestino, vista l'impossibilità di raggiungerla in altro modo, le inviamo la seguente comunicazione. La invitiamo a presentarsi presso la cancelleria di questa curia diocesana, quella di Patti, nei seguenti giorni: 8 novembre 2025 dalle ore 9.30 alle ore 11.30, 29 novembre 2025 dalle ore 9.30 alle ore 11.30, per avere contezza dell'esito del processo a suo carico, quindi per comunicargli probabilmente insieme, come hanno fatto con Don Fedele e come avevano già fatto i partigiani di Satana, i corsari di Lucifero, vestiti con croci pettorali, anelli, monsignori e canonisti. Che disgraziati, peggio di quei gerarchi di una volta al tempo di Wojtyła, e probabilmente gli comunicheranno, a norma delle leggi del diritto canonico che il giornalista romano ritiene sia quello che dovrebbe salvare la Chiesa, ed è invece esattamente l'instrumentum diaboli di cui la falsa Chiesa si serve per delegittimare la nostra opera. Ognuno rifletta, perché qui c'è chi sta dietro la tastiera a fare soldi e invece ci siamo noi che spendiamo la nostra vita. Poi ognuno calcoli. Probabilmente questa contezza dell'esito del processo canonico, cioè significa che il diritto canonico, come ora vi dirò, esiste, come dice il canone 1752, dice che la massima espressione del codice di diritto canonico si trova nell'ultimo canone del codice di diritto canonico, il canone 1752, che Benedetto XVI ha ricordato come fondamentale, cioè suprema lex salus animarum, cioè la legge suprema per cui è stato scritto il codice di diritto canonico e per il quale viene applicato è la salvezza delle anime. E qui invece proprio quelli, e cioè i preti del sodalizio, che vanno in giro a cercare di salvare le anime, vengono colpiti dal codice di diritto canonico che dovrebbe essere applicato per salvare le anime. E tutto questo mentre ieri Monsignor Savino Francesco, l'infame vescovo di Cassano allo Ionio, ha potuto dire che i gay possono fare l'amore. Facim l'amore, capito? Ieri dicevano: padre, può darsi che verrà condannato. Ma quale condannato? Il vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana. Fra Celestino deve essere condannato, Don Ramon deve essere condannato, Don Fedele, non Monsignor Savino, che anzi acquista prestigio per le cose che dice.
E questa è la situazione, cari seguaci dei vari giornalisti sparsi nell'urbe e cari nemici di Dominutella che vi nascondete dietro i proclami della via canonica, la via canonica, quella è ancora la Chiesa di Cristo. Dovreste vergognarvi di fronte al sacrificio che stiamo pagando, un tributo da martiri. Perché subire l'onta di una scomunica senza avere fatto nulla per cui meritarla è martirio, è peggio del martirio di sangue. Noi siamo come Charles Kirk. Che sia chiaro a tutti i chiacchieroni sui social, il codice di diritto canonico è un instrumentum diaboli, un instrumentum del potere di Satana in Vaticano contro coloro come noi che gridano la verità. E allora vanno eliminati, così tutti sanno che siamo scomunicati. Il signor Minutella. Presumo che a Fra Celestino metteranno insieme, io ritengo, sia la scomunica che la riduzione allo stato laicale. Presumo che li metteranno insieme. Io per delicatezza ce l'ho qui davanti, voglio dire a lui e a tutti voi, perché può darsi che lui si sarà stupito di questo, non ho voluto chiedergli ieri sera e non gli chiederò che cosa intende fare, perché Fra Celestino è il saio francescano, ecco. Lo pensavo ieri sera, disponibile a qualunque, non lo so, ecco, provate a chiederglielo voi se volete, provate a chiederglielo. Per noi preti diocesani, come per il sottoscritto che vi parla, tutto sommato posare la talare è stato doloroso, ma insomma si sopravvive. Ma un frate rinnovato che vive radicalmente la regola sa molto bene che il saio è tutto, cioè è identificativo della regola, e questi maledetti, perché tali sono, maledetti da Dio, non c'è alcun dubbio che Dio maledice queste opere, questo non c'ho alcun dubbio, me ne infischio di quello che scrivete, disgraziati nemici peggiori di questi corsari. Se loro sono corsari contro Fra Celestino, voi siete dei pirati, Dio vi chiederà conto sul nostro martirio, ecco. Dio maledice queste iniziative, lo sappia il Don Alberto Iraci, cancelliere della Curia, ha firmato la propria condanna, ha firmato il vescovo di Patti, quello che non sa neanche scrivere Valdobbiadene in italiano, ha firmato la propria condanna, firmano la propria condanna, siete maledetti da Dio, sappiatelo. Vi perdete l'anima, finirete in inferno se non vi pentite. State attenti a toccare il saio di frate Celestino. Lo dico a nome di Don Enrico Bernasconi, Don Ramon Guinetti, padre Johannes Lerner, Don Fedele, e anche ci metto certamente Don Pavel e Don Alessandro Maria Minutella. State attenti, ci sono anche i preti messicani che assistono a essere fatti, perché poi la vicinanza geografica con Roma fa la differenza. Sei in Messico, perché è tutta una questione di potere, hanno paura di noi, siccome siamo qui, ci muoviamo come fantasmi intorno al castello di Satana, che è quello del Vaticano, allora ci attaccano subito perché vedono il seguito, vedete che ogni volta che c'è un raduno, un evento, aspettano di vedere se siamo in pochi, poi vedono i numeri, vedono le immagini ed ecco là. Capito? È la replica, sono cattivi, malvagi, sono posseduti da Satana, è un sistema malefico. Questa non è la Chiesa Cattolica, non può essere la Chiesa Cattolica una Chiesa che condanna Fra Celestino come scomunicato per eresia. Non è possibile che sia la Chiesa Cattolica. Io ieri sera dicevo a un paio di fedeli, eravamo in tanti ieri sera, speriamo anche oggi, ecco perché vi invito a venire oggi, tutti quelli che potete, venite anche in ritardo, perché iniziamo alle 4:30 e molti lavorate, venite a esprimere solidarietà Fra Celestino, esprimiamogli tutti la nostra vicinanza, perché quelli che sembrano più, come vorrei dire, indifferenti, bisogna vedere se è poi veramente così. Fidatevi di quelli come me che sono emotivi e passionali, che sembra che soffrano di più, e poi invece possibilmente siamo quelli come me caratterialmente più resistenti, ma non fidatevi di figure caratterialmente flemmatiche, posate e indifferenti nel senso cristiano del termine come Fra Celestino, perché immagino che il pensiero di dover togliere l'abito senza aver fatto nulla di male lo mette in una condizione. Io ieri sera ho detto ai fedeli presenti lì, e lo dico a tutti voi, che questi maledetti, perché tali sono, ripeto, Dio maledice, Dio sì maledice, come Gesù Cristo
Chiesa ha maledetto il fico sterile. Questa falsa Chiesa è il fico sterile di Satana. Dio, Gesù Cristo, li maledice. Sono maledetti da Dio. Non hanno un grammo di verità e usano il codice di diritto canonico per il quale alcuni ritengono che dovrà salvare la Chiesa, per invece attaccare noi. Capito? È l'unico strumento che hanno a disposizione, perché quando si tratta di Vangelo li mandiamo noi a fuck the rules. Capito? Siamo noi a dire fanculo quando si tratta del Vangelo. E tutto questo accade mentre Monsignor Francesco Savino, il pirata calabro, capito, si è permesso di dire, in barba al Vangelo, in barba alla tradizione apostolica, in barba alla norma normans e non normata, che i gay che si amano possono fare sesso. Vi rendete conto che dovreste essere tutti con noi? E attenzione che quelli che non siete con noi partecipate della maledizione di Dio, sappiatelo, sappiatelo. È bene che lo sappiate, ve lo dice Don Minutella. Siete tutti pronti a ricevere la maledizione di Dio, perché è ovvio che noi non facciamo nulla di male. E la prova del 9 è che Savino gode della sua impunità da vescovo e Fra Celestino deve posare l'abito. Vergogna, 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 maledetti, 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 corsari di Satana, pirati di Lucifero, fico sterile, concimato da Satana. Fino all'ultimo grammo pagherete i protagonisti che stanno a Roma, potentoni, fetentoni e quelli che gli state dietro come gerarchi nelle diocesi. Chi è questo Don Alberto Iraci che firma la condanna di Fra Celestino? Come ha fatto a dormire? Lo sa chi è Fra Celestino, lo sa perché ascolta chi è invece Savino e chi era Bergoglio. Che vergogna, schifo, che Dio abbia pietà. E questa non è collera, e se lo è collera santa. Ecco, per avere contezza dell'esito, quindi si tratta già di una notifica del processo a suo carico. Quindi, mentre ieri eravamo lì a schifarci delle schifezze uscite dalla bocca infognata del tale, capito? Perché ci siamo schifati a sentirlo parlare in quel modo e non c'entra niente il rispetto per i nostri fratelli omosessuali, che è tutta un'altra cosa, che noi li amiamo veramente. Nello stesso tempo, oggi, l'indomani, siamo qui a dover dire che Fra Celestino verosimilmente è in corso nella scomunica, cioè scomunica già per loro ce l'aveva da prima, ma viene notificata, fidatevi di me che so quel che dico, late sentenze, quindi già c'era, viene solo notificata e pertanto anche insieme a questo, diciamo, come dire, espediente tecnico giuridico ci mettono dentro per far presto, come ha fatto con Don Ramon. Vi ricordate i tempi rapidissimi, mai visti prima, con quanta accelerazione provvedono a scomunicare, a ridurre allo stato laicale e così via dicendo. Presumo che per lui arriva la riduzione allo stato laicale. Ve lo immaginate Fra Celestino vestito con i pantaloni e la camicia? Forse dovremo cominciare a prepararci a questo. E naturalmente vedremo che cosa il Signore a lui nella sua coscienza ispirerà. Però intanto Fra Celestino ieri sera ha inteso rispondere a questa provocazione di Satana nel suo stile assolutamente, diciamo, emblematico, e noi tutti oggi credo possiamo affidarlo alla protezione della Madonna e al Giovanni Paolo II, il Papa del Totus Tuus. Ieri sera Fra Celestino ha risposto alla curia di Patti ricevuto. Ascoltate piuttosto l'intervista a Monsignor Savino e valutate se non sia il caso di processare lui. Ecco, questa è stata la replica secca, asciutta, ma assolutamente autentica, verace di Fra Celestino. E tutto questo accade mentre la Chiesa cattolica è ormai del tutto liquefatta. Se non ci fossimo stati noi ci si sarebbe dovuti chiedere dove è ancora custodito il depositum fidei. E infatti il titolo è il diritto canonico contro Fra Celestino, e questo ormai l'avete capito, e poi i 1000 volti della falsa Chiesa.
Perché in questi giorni noi stiamo assistendo praticamente in una sorta di motus in fine velocior ad una rappresentazione espositiva sul piano dogmatico, sul piano morale, della identità della Chiesa del cosiddetto Papa Leone, che doveva voltare pagina. Vi dicevo all'inizio di questa mia rubrica mattutina che ieri il cardinale Comastri ha tenuto una omelia in memoria di Giovanni Paolo II e ha provato appunto, come vi dicevo, a far quadrare il cerchio, cioè a fare in modo da porre una continuità tra Papa Francesco e Giovanni Paolo II. È del tutto ovvio a voi, miei cari figlioli che ascoltate e che usate la ragione, che non c'è alcuna continuità. Non c'è alcuna continuità, e semmai Fra Celestino viene condannato, vogliamo sapere che fine fanno figure come Fernandez, che invece rimane lì prefetto della fede dopo aver scritto Fiducia Supplicans, e il cardinale africano Abongo, mi pare che si chiami, dice che questo documento è eretico. Quindi noi avremmo, vedete, i 1000 volti della falsa chiesa, abbiamo un cardinale, tutti e due sono cardinali di questa falsa chiesa, 3 cardinali cito, guardate, divertite, sono le comiche. Quando ero piccolo c'era una produzione cinematografica, Le simpatiche canaglie, ne avete mai sentito parlare? Ma che simpatiche canaglie, c'era quello col ciuffetto, così, era un film americano, mi piaceva tanto perché mi rivedevo in quello piuttosto di loro. Allora, guardate un po', allora abbiamo il cardinale Comastri, che ieri sera fa proprio il ridicolo, provando a dimostrare che c'è una continuità tra il cosiddetto Papa Francesco e il suo predecessore Giovanni Paolo II, e già questo è uno dei volti. Poi abbiamo ieri Monsignor Savino, vescovo di Cassano allo Ionio, vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, che resta impunito e che afferma, per la prima volta in modo ufficiale, un vescovo afferma che copulare tra persone dello stesso sesso non è peccato, l'ha deciso lui, l'hanno deciso loro, non è punito. Poi abbiamo il cardinale Abongo dell'Africa, che dice che Fiducia Supplicans è un documento eretico, però nello stesso tempo il suo collega cardinale Fernandez è ancora lì alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Ma ancora più significativo, a mio avviso, appare quello che è detto ieri, credo sia stato ieri o l'altro ieri, in un'intervista a Mediaset, il cardinale Gerhard Ludwig Müller, che viene intervistato a 360 gradi sulle questioni più importanti. Ecco, ascoltiamo che cosa dice e rimarrete senza parole, perché dopo che l'avrete ascoltato, ve lo anticipo, direte, parla come Fra Celestino a riguardo della questione LGBTQ+. Cioè, cardinale Müller cita le cose che Dio stabilisce e che non bisogna seguire l'ideologia. Ma com'è che il cardinale Müller fa l'amore con il sapore e noi veniamo spogliati vivi? Com'è che questo cardinale Müller riesce a star lì con questa chiesa che invece ha spinto Papa Francesco ad aprire alle unioni gay, e ha trovato un Papa Leone che se n'è andato a Castel Gandolfo lo scorso 6 settembre, quando a Roma si consumava la profanazione della Porta Santa? Allora, ascoltiamo da un minuto preciso la domanda circa questo giubileo LGBTQ+, ascoltate con molta attenzione che cosa dice il cardinale Müller e paragonatelo alle sanzioni, alle condanne che noi, per via del codice di diritto canonico, il cui scopo, ripeto, non è mai fine a se stesso, ma è uno strumento per la salvezza delle anime, e attraverso il diritto canonico noi veniamo sanzionati, condannati, spogliati del nostro abito, ridotti allo stato legale, scomunicati, ghettizzati, indicati come eretici, scismatici, noi veniamo indicati da questo, per via del diritto canonico, che rimane l'unico strumento. Però loro hanno il diritto canonico, noi abbiamo il Vangelo, perché loro palesemente smentiscono il Vangelo. Chi avrà ragione? Dov'è la vera Chiesa? Dove viene applicato il diritto canonico contro il Vangelo, o dove viene applicato il Vangelo anche quando dovesse andare contro il diritto canonico, nel senso che viene adoperato per zittirci? Chi potrà zittirci? Ascoltiamo il cardinale Müller. Dopo la confusione, dicono, che è stata creata da questo pellegrinaggio giubilare fatto dalle persone della comunità LGBTQ. Lei che ne pensa a tal proposito? Se il Papa fa una lettera o no,
ma la situazione è molto chiara, non si può manipolare o strumentalizzare l'anno santo, la porta santa per una ideologia di questo tipo. La Chiesa, nel nome di Gesù Cristo, accetta tutti gli uomini, anche nelle loro difficoltà e problemi, ma per superare i problemi e guidare tutti nella via di Dio. Dio ha creato uomo e donna e solo questo matrimonio. Avete ascoltato l'inizio? Cioè già all'inizio uno dice allora è veramente una chiesa dai 1000 volti. A chi si sta riferendo? Scusate, uno vuole adesso con la solennità delle condanne di Fra Celestino. Vi rendete conto che questi uomini sono inaffidabili? A chi si sta rivolgendo Cardinale Müller? Allora, lui alla domanda che cosa ne pensa del giubileo LGBTQ+, risponde indipendentemente dal fatto che il Papa fa una lettera o no, quindi c'è un attacco immediato, critico, polemico, ma mai espresso apertamente nei confronti di Fiducia Supplicans, perché è un documento, lo ricordo, scritto da Fernandez che autorizza la benedizione dei gay, ma sottofirmato dal Papa, cosiddetto Papa Francesco. Poi aggiunge non si può, e dice il vero, manipolare o strumentalizzare un giubileo e il passaggio di una porta santa per una determinata ideologia, che in questo caso è quell'arcobaleno LGBTQ+. Finalmente dice la Chiesa accetta tutti però per guidare nella via di Dio, cioè la conversione. Ora, a chi si sta rivolgendo? Perché mi sembra che, se non prendo errore, guardate come abbiamo ragione noi e alla fin fine pazienza se non ci hanno voluto credere, ma bisogna stare attenti però. Io dico, anche molti preti ascoltano, ma come fate a rimanervene nelle canoniche? Ma come riuscite, caspita, ma siete indemoniati? Ma come fate a resistere di fronte alle vostre coscienze? Come quel mio amico prete che era in carriera con una, non farò mai il nome, ma se sta ascoltando sa che parlo di lui, un mio ex amico prete, non è più amico, che è una carriera brillante, e le foto che vedo che celebra nella sua parrocchia che gli è stata data in una delle più squallide periferie, ma questo non è un problema, con la ministrante, la chierichetta accanto. Questa è la fine che fanno per non voler aprire la coscienza e gridare la verità. A chi si rivolge il Cardinale Müller quando dice la Chiesa accetta tutti per guidare la via di Dio ma non li tiene nei problemi, li invita alla conversione? Non si sta forse rivolgendo alla Chiesa a cui lui dice di appartenere, di Papa Leone, che se ne stava a Castel Gandolfo e non ha espresso una sola parola, anzi il lunedì precedente al sabato 6 settembre ha ricevuto con tutti gli onori l'ideologo, no? Il demonologo padre James Martin nella biblioteca privata. E quindi a chi si riferisce? Si riferisce a se stesso per dire io vi voglio salvare, ma sei cardinale, quindi devi dire che questa è una chiesa che sta andando dietro al peccato, sta andando dietro al diavolo, sta tradendo la tradizione, ma non lo dice, e questa è la differenza tra Fra Celestino, il titanico gigante Fra Celestino, e il minuscolo Cardinale Müller. Continuiamo ad ascoltare. Tutti così fanno poi. È la unica possibilità di vivere in questo senso coniugale insieme. Il Papa Leone, infatti, parlando poi in un'intervista, ha detto sicuramente la dottrina non cambia e non cambierà. È chiaro che rimane aperto il tema lanciato da Papa Francesco alla GMG di Lisbona, il todos, todos, todos. Lei pensa che il Papa abbia trovato un po' una mediazione, nel senso che apertura nel senso di accoglienza di queste persone, accompagnamento, ma la dottrina ovviamente non si tocca. Teologicamente è molto chiaro, tutti gli uomini sono chiamati a trovare a Gesù Cristo unico Salvatore, ma non senza un cambiamento della vita, no? Tutti noi dobbiamo cambiare la vita, no? Il battesimo e la morte. Miei cari, state ascoltando, io ormai vi ho abituato alla riflessione dogmatica, ne sono sicuro anche le persone meno preparate culturalmente capiscono il cortocircuito a livello anche logico di queste persone qui. Allora, si è sentito
Dice l'intervistatore, ci sembra che Papa Leone stia tentando uno stile di apertura e di mediazione rispetto a Papa Francesco, perché ha detto che la dottrina non si tocca. Scusate, la dottrina non si tocca, e allora perché c'è stato il giubileo? Perché vedete la schizofrenia? Se la dottrina non si tocca, sabato 6 settembre c'è stato un atto blasfemo. Ma vi rendete conto come prendono per i fondelli? Vi rendete conto che c'è il diavolo in tutto questo? Ma che razza di affermazione è? Da una parte la dottrina che non si tocca, però nella pastorale li accogliamo. Allora se li accogliamo, però, dobbiamo invitarli alla conversione, al cambiamento della vita. E questo il povero disgraziato di Müller è costretto a dirlo. Ma chi lo sta dicendo? Non si capisce. Non si capisce. Lui è teologo, ratzingheriano, della scuola ratzingheriana, quindi si rende conto che è un cortocircuito continuo, tant'è che è costretto a dire sì, l'accoglienza pastorale va bene, ma ci vuole un cambiamento, cioè la conversione. E dove è stata la conversione? La conversione è stata di Monsignor Savino, che ieri ci ha ricordato che possono fare all'amore, ripeto, perché sia chiaro, questa non è una scorribanda anti-omosessualista, assolutamente nessuno potrà mai denunciarci per questo, perché i video sono conservati, nei quali io sempre ho detto hanno i loro diritti civili e noi non siamo lì a discuterli, ma nella Chiesa, che è il corpo mistico di Cristo, ci pariamo innanzi noi dicendo che non è possibile la benedizione, è un fatto proprio liturgico, dogmatico, teologico, non so come dire. E nel mondo fate come credi, mi ricordo quando sono in Brasile, i semafori a San Paolo hanno la coppia di gay che si tiene per mano quando deve attraversare anziché l'omino, va bene? E vabbè, facciano come credi, si tengono per mano. Abbiamo visto coppie, quando andai da solo a Copenaghen, ho visto una coppia di gay che aveva il carrozzino con il bambino adottato, insomma, facciano come credono, ma nel mondo. E poi tra l'altro avranno sempre il nostro rispetto, noi non saremo mai lì a fare le crociate in stile arabo, noi siamo qui per dire che nella Chiesa mai e poi mai si può approvare il peccato contro natura, perché significa diventare complici del diavolo e perdersi l'anima. E questa è la verità, fiori cari, per i quali è venuto il momento realmente che bisogna posare l'abito e accettare le prove che Dio permette, perché se le permette un motivo ci sarà. Continuiamo ad ascoltare, anche se ormai siamo quasi alla fine, vediamo cos'altro possiamo purtroppo sentire dalla bocca di Müller. Del vecchio uomo e la resurrezione del nuovo uomo. Non c'è una situazione speciale, loro vogliono intendere questo tutti come l'accettazione di uno stile della vita che va incontro dello stile della vita cristiana. Non è proprio, cioè lei dice viene un po' strumentalizzato questo tutti. Perché tutti sanno che questo tutti ha il fondamento nel Vangelo. Gesù è morto per tutti gli uomini, ma tutti devono fare la conversione, no? Quando vediamo per esempio la tradizione apostolica, era un primo ordine liturgico. Parola magica, avete sentito la tradizione apostolica? Crede Müller, perché non scrivi a Paracelestino? Perché non interviene, non hai detto una sola parola per Don Minutella, per Don Bernasconi e Don Guidetti? Loro vogliono intendere tutti, ma c'è la tradizione apostolica, esattamente per quello che noi stiamo pagando di persona. Mi fermo qui, miei cari, perché mi viene il disgusto ad ascoltare questi uomini. Poi stamattina sono già infarcito dell'omelia ipocrita del cardinale Comastri, poi si riducono così, loro non hanno niente di differente da Cannazarino, da Richelieu, cardinali che seguono la ragion di Stato, non il Vangelo. Loro stanno seguendo questi presuli che hanno votato, ve lo ricordo perché Müller era lì dentro, comunque era in un conclave valido Müller. Poi si paga il debito, perché io fossi stato cardinale non sarei entrato. Non so, cardinale Canizares non lo so, prendo un atto di fatto, non interpreto, è un dato di fatto. Non è andato al conclave, perché non so se aveva già ancora l'età superabile, l'età che supera il conclave, comunque non è andato neanche alle congregazioni generali. Cardinale Canizares è stato prefetto della liturgia e arcivescovo emerito di Valencia in Spagna,
e lui non è andato perché stava male. Beh, non lo so, può darsi, però può darsi che invece si sia tirato fuori. Anche il cardinale ex prefetto della fede dopo Müller, che ha insegnato alla Gregoriana quando studiavo io, la Daria, gesuita, anche lui si è tirato fuori, almeno un tirarsi fuori. Müller è entrato in 2 conclavi invalidi, ve lo ricordo. E in uno, questo sì, perché è stato fatto cardinale dopo, in questo, e invece Burke e Sara sono cardinali, sono entrati in 2 conclavi invalidi, alla faccia del diritto canonico. A meno che qui non vogliamo credere alle spy stories di 25 cardinali che nel gabinetto del conclave, qualcuno sotto il lavello perché non c'entravano tutti nello bagno, hanno fatto la contromossa. Quindi per i prossimi 30 anni staremo a vedere se Papa Leone, anche lui è Papa oppure no. Ma fiori cari, vi rendete conto che la situazione è veramente divenuta insostenibile. Dovrebbero il cardinale Müller riflettere quando dice loro vogliono intendere todos, ma loro chi sono? Di chi sta parlando? Non fanno mai nomi, e così è Schneider, e così è Burke, sono liquefatti, perché quella non è la Chiesa Cattolica. Quella non è la Chiesa che conserva la tradizione apostolica. Hanno consegnato la sposa agli artigli di Satana e Dio ha provveduto per tempo, lasciando la carcassa, lo spirito, l'anima, il cuore della fede cattolica, e dove ci sono preti come Fra Celestino che accettano nel silenzio complice invece della stragrande maggioranza dei preti parroci che fanno finta di nulla, di lasciarsi sbrandellare vivi. Non meno che di un proiettile che colpisce, perché sai, il proiettile come a Charles ti arriva, quanti istanti hai per accorgerti che stai morto? Non lo so, non ci sono mai passato. Quando ci passerò non lo potrò raccontare, non lo so, dipende forse anche dal modo come si muore, perché la persona che è a letto e aspetta di morire è una cosa, ma uno come Charles Kirk che stava discutendo in un campus universitario, gli arriva il proiettile che gli rimbalza qui, forse ha avuto il tempo di sentire il colpo e vedersi arrivare, ma sai, ti tocca la giugulare, non va più ossigeno al cervello, quindi presumo nello spazio di un paio di secondi è morto, o comunque ha perso coscienza se non è morto subito. Invece qui noi dobbiamo morire in coscienza. Dobbiamo morire, lo dico a vergogna dei preti che ci attaccano solo perché hanno la coscienza che gli rimorde, dobbiamo morire, è bene che lo sappiate cari fedeli, passo dopo passo, capito? Passo dopo passo. Ecco, io non so perché Dio stia permettendo anche nei confronti di Fra Celestino questa. Poi può darsi che con quel senso ironico che lo caratterizza abbia ragione Fra Celestino che dice può darsi che vogliano soltanto farmi vescovo e vogliono sapere se firmo il documento sinodalista. Stiamo a vedere il 9 novembre mi pare o 29 novembre, una delle due, 8 novembre o 29 novembre. 29 novembre è l'inizio della novena dell'Immacolata. Ecco, vabbè, comunque amici miei cari, era tutto questo che volevo dirvi e anche di più, ma abbiamo tutto dentro ormai quello che siamo nella fede apostolica trasmessa appunto dagli apostoli. Il Signore sa cosa fare di noi. Il Signore ci guida attraverso la Santa Vergine Maria, così esattamente come è accaduto a Giovanni Paolo II che è con noi. È con noi Giovanni Paolo II, non con questa falsa chiesa, nonostante i voli pindarici del cardinale Comastri, irriconoscibile. Almeno padre Livio, come io mi aspettavo, sta prendendo coscienza che qualcosa non quadra e quindi sta avendo ora il coraggio, perché la Madonna lo vuole salvare. Con questo atto di coraggio, secondo me, azzera tutti i suoi misfatti o quasi. Comunque è un affare suo, voglio solo dire che lui, adesso padre Livio almeno mostra una coscienza critica nei confronti di una Medjugorje diciamo falsa, è una vera Medjugorje che lui vuole difendere e che sta difendendo, perché come ho detto ieri a messa, ma io pensavo che fosse in diretta, ma invece non c'ero, quindi non ero in diretta, quindi lo dico ora, padre Livio ultimamente Radio Maria sta mandando in onda ogni giorno, intorno alle 4, quando noi adesso facciamo la strada per andare, le interviste di padre Livio nei primi anni 2000 ai veggenti di Medjugorje. Come mai per ora li mandano ogni giorno in onda? Perché padre Livio si è reso conto che la falsa chiesa vuole costruire una Medjugorje senza i veggenti, senza le apparizioni e senza i 10 segreti. Va bene? E quindi almeno padre Livio, ma il cardinale Comastri è proprio irriconoscibile, guardate, quell'omelia non si può sentire, così come è irriconoscibile Müller, che parla non si sa bene a chi e a chi si rivolge e che cosa vuole salvare, come vuole, è come se stesse cercando di salvare solo se stesso questo qui. Ma questo non è cristianesimo, cioè tu interrogato elegantemente nella tua biblioteca non ti fai toccare perché dici pane al pane, al vino, ma senza fare nomi.
senza dire chi sono i veri stesori di questo affronto contro la volontà fondativa di Cristo e la tradizione apostolica. Quindi se ne sta lì quieto. Fanno pena questi uomini, provo pena per loro, sono il fico sterile che Gesù maledice. E non male che ci siamo noi, che siamo disposti a questo punto a qualunque sacrificio. Penso che quando io parlo ve ne accorgiate, che io non ho peso la lingua, perché io rispetto ai confratelli, oppure in più sempre rispetto a loro sono il primo, non c'è niente da fare, si arrendano, ho 2 scomuniche, non una, e poi oppure procedimenti penali che non so più quanti ne devo contare, ne finisce uno e ne comincia un altro, ci provano in un modo e non ci riescono, ci provano in un altro modo, tutti i capi di imputazione inimmaginabili contro un povero Cristo che vive le sue giornate, grazie a Dio, sotto gli occhi di tutti, quindi non posso avere una vita parallela, almeno che non lo faccia di notte, ma neanche lo potrei fare, perché io sono sorvegliato a vista dalle sorine, sono loro che mi hanno sequestrato, quindi da questo punto di vista devo anche sostenere interi procedimenti penali, il mio avvocato, il mio legale deve presentarsi in tribunale per difendermi da accuse inverosimili, incredibili, miei cari, e questo è quello che dobbiamo accettare per amore di Cristo. Lo facciamo volentieri, andiamo avanti, ora più che mai è bello, perché noi non abbiamo più nulla da perdere. L'unica cosa è che potremmo perdere la vita, ma la vita terrena, fisica e biologica, perché poi noi abbiamo creduto e crediamo fino in fondo che ci aspetta il paradiso e che alla fine il martirio, se arriva, non è un incidente di percorso, è direi il trofeo per antonomasia. Presumo che Dio a noi non ce lo concede, quello fisico, me lo sento, può darsi che mi sbagli, ma questo può bastare, questo è peggiore, questo martirio bianco di vederci condannati dal codice di diritto canonico, che invece è a nostro favore, perché noi lavoriamo per la salvezza delle anime, per difendere la gente dall'impostura di Bergoglio e della falsa chiesa, e veniamo condannati da questa stessa chiesa che utilizza il codice di diritto canonico come strumento di potere. Tra l'altro noi non facciamo ricorso per un semplice motivo, perché se lo facessimo cadremo nella trappola di riconoscere che questa Chiesa ha il diritto di usare le norme della Chiesa. Invece questa falsa Chiesa, poiché non è la Chiesa cattolica, non ha alcun diritto di adoperare il codice di diritto canonico, che può essere solo adoperato dal corpo docente e dalla gerarchia autentica, che è quella della Chiesa cattolica. Qualcuno la vada a cercare in giro, e forse certi venti provenienti dal Golfo del Messico non a caso sono arrivati a ottobre per ricordare qualcosa di interessante. Bene, adesso se volete potete chiamare al numero telefonico. Vi ricordo, oggi pomeriggio venite alle 4:30 al piccolo Tabor, stringiamoci attorno a Fra Celestino, ma anche nella preghiera. Non è che dobbiamo fare chissà che cosa, per pregare insieme, questo era il messaggio, preghiamo insieme perché la preghiera ci dà forza. E vi ricordo questa sera poi la catechesi di Don Enrico sul magistero della famiglia. Pronto? Sia lodato Gesù Cristo, Padre. Francesco da Udine. Sempre sia lodato. Volevo sottolineare una cosa per l'ipocrisia del cardinale Müller. Lui forse non ricorda o fa finta di non ricordare che il suo Papa Prevost ha detto in un'intervista pubblica che per quanto riguarda la materia LGBTQ, che il magistero della famiglia non cambia, perché prima deve cambiare la mentalità, poi esatto, bravo, proprio così, esatto. Sono degli infami e ipocriti, sì, ma è così, ingannano la propria coscienza e purtroppo però ingannano le anime. Esatto. E perché noi possiamo salvare le anime dall'inganno, guarda che cosa ci tocca pagare. Questo la dice lunga sul corpo mistico dell'anticristo. Grazie caro Francesco, è proprio così, lo ricordavo anch'io qualche giorno fa, che Prevost ha detto deve prima cambiare la mentalità, poi potremo anche cambiare la dottrina. Si capisce che si tratta di una formula che prevede innanzitutto una discrasia impossibile tra dottrina e pastorale. La pastorale vive della dottrina. Noi che possiamo da una parte, come voleva Bergoglio, tenere i dogmi nel cassetto, nell'armadio, e poi la pastorale invece è quella della facts the rules, fanculo alle regole, è quella la Chiesa che si dice cattolica. Miei cari, che tempi che viviamo. Pronto? Sia lodato Gesù Cristo, Don Alessandro, sono Marco da Carrara. Sempre sia lodato Marco. Volevo chiamare anche ieri per darle un po' di sostegno su questa faccenda, però non ho potuto, ho chiamato oggi e le volevo dire che lei è uno
se non l'unico dei sacerdoti in cui parla con il cuore agli omosessuali, a noi gay, perché ci invita alla conversione, alla preghiera, a tutto quello che è la nostra Chiesa. In un contesto, tra l'altro, come hai detto, di amore, non è un invito alla conversione dall'alto, certo, ecco, certo, in un cammino di fraternità, mano nella mano. Esatto, è quello che ci tenevo a sottolineare, perché è palese, Don Alessandro, non stia, cioè, volevo farle proprio presente questo, perché arriva tutto questo amore e lo arriva nel modo giusto che arriva. Una considerazione le volevo fare soltanto, questo diciamo giubileo LGBT che hanno fatto con quella croce arcobaleno orribile, che per me la croce dovrebbe essere, se dobbiamo dargli un colore oro, e secondo lei tra quelle persone che sono passate da quella porta, che magari ci saranno qualcuno che farà un cammino serio? Questa era una mia domanda. Sì, Marco, certo. Dio ti benedica con tutto il cuore. Certo che sì, credo proprio di sì. È proprio per questo che arriva più dolore, perché ci sono persone gay, omosessuali, che volentieri si aggregano a questa strumentalizzazione del giubileo, ritenendo che sia legittimo farlo o per via di una ingenuità di fondo, per mancanza di preparazione dottrinale, si aggregano a questa kermesse, si sono aggregate a questa kermesse. Ma appunto, caro Marco, sì, certo che Dio tiene conto di questo, cioè della retta intenzione. Io presumo, la penso come te, che appunto ci siano stati non pochi fratelli omosessuali all'interno di quel giubileo che abbiano pensato di fare una cosa veramente buona davanti a Dio, quindi non hanno alcuna responsabilità da parte loro. Però ecco, aggiungerei ancora una volta che quando nel mio caso io, ma lo facevo già da parroco, invito i miei fratelli omosessuali alla conversione, a un cammino come tutti dobbiamo farlo, non solo i fratelli omosessuali. Chi è che non combatte con la propria natura umana? Scusate, non è che sono solo i fratelli omosessuali, poveracci, che devono combattere contro i richiami sessuali. Capito? E mi ricordo quel povero uomo che gli si era ammalata la moglie, giovane, e non poteva avere rapporti sessuali, e mi veniva a chiedere: padre, scusate se sono un po' crudo, ma per capire, padre, ma mia moglie almeno mi può soddisfare? Lei a me? Perché io non ce la faccio a resistere. Sai, io ero prete giovane e non è stato facile per me, ho dovuto consultare la teologia del corpo di Giovanni Paolo II e tirare una conclusione che era quella piuttosto ovvia, ma che non dico quale, se no apriti cielo, per dire che tutti combattiamo contro lo stimolo. E questo Sant'Alfonso Maria de Liguori, che non l'ha avuto per tutta la vita, se l'è ritrovato nella vecchiaia, era tentato nella carne a 80 anni, 90 anni. Non è che sono solo gli omosessuali che hanno lo stimolo sessuale e quindi si devono convertire solo loro, ma quando sentono questa atmosfera di fraternità, ecco, come io l'ho sempre manifestata, dell'amore cristiano, gli viene più spontaneo fidarsi. Ecco, mi sembra che questa sia la formula giusta. Pronto? L'ultima telefonata. Pronto? Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Sono Alex da Toledo, dalla Spagna. Oh, carissimo Alex, che piacere sentirti. Grazie, padre. Allora, prima di tutto dire che preghiamo tutti per Fra Celestino, siamo tutti vicini a lui. E poi dirvi che leggendo Sant'Agostino ho visto due cose che mi hanno ricordato le sue parole, perché Sant'Agostino dice che la giustizia si raggiunge mediante la fede, quindi prima è la fede, certo, e poi dalla fede viene la giustizia, certo. E poi anche ha scritto una carta a Sant'Agostino a San Girolamo, sì, per rimprovarli un po' rimprovarli, diciamo, perché lui parlava in riferenza a San Paolo, che ha rimproverato San Pietro. Sì. E San Girolamo diceva che, bueno, che questa cosa qui non era certa, e lui dice che Sant'Agostino dice che qui gli parla perché le credano a lui
así reagisce perché non Certo. credamos l'autorità delle divine scritture, vuol dire Certo, che chi parla per sopra le scritture certo, che certo, solo pretende che li credano a lui e sbaglia. esattamente. Quindi Sant'Agostino quindi ha parlato così a San Girolamo. Esatto, Per esatto. essere fedele sempre alle sacre scritture. Esattamente. Grazie caro Alex, Dio ti benedica. Con questa ottima suggestione che Alex da Toledo in Spagna ci offre, che è tutta vera, soprattutto quando mette in relazione la giustizia come la fede come orizzonte entro cui si può applicare la giustizia, noi concludiamo questa ardente puntata di oggi. Si vede che in questi giorni sembra maturare dappertutto qualcosa nello scontro, diciamo, apocalittico, escatologico. Teniamoci pronti sempre a tutto con la corona del rosario in mano, miei cari figlioli. L'evento di Monza è stato un bel tiè a coloro che ci avevano dato per morti. Le immagini che sempre la regia ripropone ci raccontano di un evento che invece ha potuto dare il segno di una realtà viva. Questo spaventa i nemici, i gerarchi di Satana si sono già subito prontamente mossi, e così probabilmente Fra Celestino deve prepararsi alla scomunica, alla riduzione sottoleicale. Un messaggio per Fra Celestino da parte mia, anzitutto pubblico, e cioè: hai tutta la mia vicinanza, ci sono già passato io, ci puoi passare anche te. Soprattutto te che sei santo, io, e non è una battuta tanto per farlo, santo non lo so, comunque sei più virtuoso di me e lo sai che è così, che io sono pieno di difetti eppure ce la faccio, quindi a maggior ragione ce la puoi fare te, che ne hai sicuramente di meno di me. Poi ti voglio esprimere certamente la vicinanza di tutta la grande famiglia del Piccolo Resto, a partire dal sodalizio sacerdotale mariano, i sacerdoti del sodalizio. Il primo a esprimersi è stato padre Ioannes ieri sera sul tardi, rimaneva veramente, appunto, penso sia stato lui, non mi ricordo bene, comunque, e poi anche dalle sorine della Compagnia di Maria, dal seminario del Santo Curato d'Ars e da tutto il popolo santo di Dio che ha imparato a venerarti, prima a volerti bene e a venerarti come uomo di Dio. Se toccano il tuo abito non possono toccare la tua appartenenza a Dio, la tua testimonianza evangelica e la tua fede. Vai avanti, caro Fra Celestino, con la benedizione del Signore, e continua a camminare accanto a me, accanto a noi, in questa comune battaglia in difesa della sana fede cattolica. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Santa giornata. Laudetur Jesus Christus.